Hai difficoltà ad eliminare lo zucchero? Hai mai pensato che potresti facilmente sostituirlo con dolcificanti meno dannosi? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi parleremo delle alternative naturali allo zucchero meno dannose per il nostro organismo. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire quale dolcificante può essere ritenuto il migliore se davvero vuoi fare un balzo in avanti nella tua ricerca del benessere. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Qualche tempo fa ho parlato delle migliori alternative al sale raffinato, analizzando quanto possa essere importante eliminare i prodotti raffinati dal proprio regime alimentare. Ti lascio ovviamente il video qui sopra se per caso te lo sei perso. In quell'occasione mi è stato chiesto di realizzare un video anche sulle migliori alternative al classico zucchero bianco raffinato. Perché non parlarne allora? Iniziamo subito! In Italia da diversi anni viene registrato un consumo medio annuo pro capite di zucchero più o meno costante di 70 kg e la situazione non migliora quando si esce dal nostro paese. Nel XIX secolo questo valore era di 7 kg all'anno. Le conseguenze di questi numeri sono sotto gli occhi di tutti, ma lo vedremo a breve. Il problema primario non nasce dalla classica bustina di caffè che molte persone cercano di evitare, ma dallo zucchero nascosto nei cibi. Per evitare lo zucchero nascosto, quello che il nostro occhio non reputa zucchero, sarebbe buona abitudine leggere gli ingredienti riportati sulle etichette. Ti lascio qui sopra il link dove ne ho parlato approfonditamente. Troverai sicuramente delle belle sorprese come glucosio, destrosio, fruttosio, saccarosio, maltosio, eccetera. È possibile trovare zucchero anche all'interno di alimenti insospettabili come passate di pomodoro, piatti pronti, fagioli in scatola e molto altro. Entriamo ora nel nocciolo della questione. Per quale motivo dovremmo limitare lo zucchero raffinato? Cosa provoca il suo consumo nel nostro organismo? È dimostrato che le donne che consumano più zucchero raffinato hanno molti più problemi di candidosi, perché lo zucchero, una volta introdotto nell'organismo, va a creare la situazione ideale per la proliferazione di microrganismi dannosi. Un altro aspetto interessante del consumo di zucchero è che modifica la formazione di collagene ed è quindi causa dell'invecchiamento precoce della pelle. Il collagene è presente in quasi tutti i tessuti muscolari, legamenti e tendini. Di conseguenza è facile capire che un problema fisico può dipendere anche dall'alimentazione e difficilmente sarà sufficiente una pomata o un massaggio dal fisioterapista per risolverlo al 100%. È risaputo inoltre che lo zucchero causa la carie perché stimola la proliferazione di batteri nocivi, dandogli l'ambiente giusto per attaccare i nostri denti. Ti consiglio il video riguardante i dentifrici che ho pubblicato da poco per avere una visione di massima anche su questo argomento, lo trovi qui sopra. Ulteriore problematica causata dall'assunzione di zuccheri semplici è il rapido innalzamento di livelli di glucosio nel sangue. Un normale livello di glicemia è utile per fornire l'energia al nostro corpo e al cervello, ma livelli elevati scatenano molte reazioni negative. La più conosciuta è l'aumento dell'insulina, che viene prodotta dal nostro organismo per evitare che gli zuccheri nel sangue raggiungano livelli di tossicità pericolosi. Gli effetti nefasti degli zuccheri semplici non finiscono qui. Per poter essere assimilato e digerito, lo zucchero ruba al nostro corpo vitamine e sali minerali, in particolare calcio e cromo. Le conseguenze di tale processo digestivo sono la perdita di calcio nei denti e nelle ossa, con l'indebolimento dello scheletro e della dentatura. Ciò favorisce la comparsa di malattie ossee come artrite, artrosi e osteoporosi.
Un aiuto per la nostra dentatura può essere l'introduzione dei chiodi di garofano nella nostra alimentazione. Anche su questo argomento ho parlato in modo più specifico nel video riguardante le spezie che ti lascio qui sopra. A livello intestinale lo zucchero provoca processi fermentativi con la produzione di gas, tensione addominale e alterazione della flora batterica. Provoca inoltre un aumento di acido urico, il quale, oltre a danneggiare i reni e aumentare la pressione arteriosa, può portare ad un'infiammazione cronica con conseguenze anche gravi come l'ictus e altre malattie. I pericoli dell'abitudine al consumo di zuccheri raffinati non finiscono qui. Parliamo di riduzione delle difese immunitarie, aggravamento dell'asma, peggioramento delle malattie cardiache, dei calcoli biliari e di alcune tipologie di cancro. Insomma, per farla breve, ci accorcia la vita. Oltre al classico saccarosio, due pericoli arrivano da glucosio e fruttosio, che a volte troviamo sotto forma di sciroppi. Favoriscono la sintesi di grassi a livello epatico, disturbando il normale meccanismo dell'insulina. Vengono impiegati nella produzione di bevande gasate, succhi di frutta e molti preparati dietetici. Altro elemento da evitare sono i polioli. Ho accennato a queste sostanze nel video riguardante la dieta FODMAP che serve a contrastare la sindrome da intestino irritabile o sindrome da colon irritabile nel video che ti lascio qui sopra. Gli edulcoranti polioli sono sostanze che conferiscono un sapore dolce agli alimenti apportando meno calorie dello zucchero. Il problema primario è che queste sostanze possono causare diverse problematiche intestinali. Quindi evitare gomme da masticare o alcuni integratori di proteine potrebbe dare miglioramenti sotto questo punto di vista. I polioli più conosciuti sono il sorbitolo, dicitura E420 nelle etichette alimentari, poi c'è il mannitolo con la dicitura E421, l'oxilitolo con dicitura E967, l'eritritolo dicitura E968, l'isomalto con la dicitura E953 ed infine il maltitolo con la dicitura E965. Altre sostanze che io evito il più possibile sono la saccarina che ha una dicitura E954 e l'acesulfame K che ha una dicitura E950. Anche questi edulcoranti non sono esenti da effetti collaterali, possono contenere spesso metalli pesanti come nickel, piombo e arsenico. Ultimo elemento che io evito è l'aspartame, di cui non parlerò oggi dato che meriterebbe un contenuto dedicato. Arriviamo ora al nocciolo della questione. Quali sono i dolcificanti meno dannosi? Al punto numero 1 troviamo lo zucchero integrale di canna. Al supermercato lo puoi trovare come panela, mascobado o rapadura. Ha un leggero retrogusto di liquirizia, è granuloso, marrone e umido. È il primissimo zucchero che si estrae dal succo di canna e dopo la raccolta viene solidificato in panetti delle dimensioni di una mattonella. È la versione più grezza dello zucchero. Il sostituto numero 2 è il miele. Molto simile allo zucchero per quantitativo di zuccheri semplici e calorie, racchiude minerali per lo 0,2% del suo peso. Le vitamine sono praticamente nulle. Ha elevato potere energetico, infatti il glucosio entra direttamente in circolo e può essere utilizzato immediatamente dall'organismo. È un alimento adatto quasi a tutti, non per i bambini sotto i 12 mesi. Il terzo ed ultimo dolcificante è la stevia. Gli esperti indicano che la stevia possa essere consumata anche da chi soffre di diabete. Il suo principio attivo, lo steviolo, non influisce infatti sui livelli di insulina. Altro vantaggio della stevia rispetto allo zucchero è il fatto che il suo apporto calorico è uguale a 0. In commercio esistono tanti dolcificanti a base di stevia di diversa qualità e livello. Leggendo l'etichetta di alcuni prodotti potrai accorgerti ad esempio che all'interno non c'è solo stevia, ma anche altri composti come l'eritritolo, il bicarbonato di sodio, il magnesio stearato, aromi, eccetera. Quello a cui bisogna stare attenti è il contenuto di stevia e l'eventuale composto presente.
Se troviamo il Rebaudioside A, vuol dire che abbiamo quello più puro. Se vi è scritto glicosidi steviolici estratti della stevia, questo non indica quali composti sono presenti, quindi sarebbe meglio virare su un altro prodotto. Data la mancanza di conoscenza di possibili effetti della stevia su feti o bambini piccoli, come precauzione gli esperti consigliano alle donne incinte e alle madri che allattano di evitare di assumere grandi quantitativi di stevia. Possibili effetti collaterali nel consumo di stevia possono anche insorgere nelle persone allergiche alla famiglia delle Asteracee. Alcune specie di questa famiglia di piante sono commestibili e sono ampiamente coltivate per il consumo umano. Abbiamo la lattuga, il tarassaco, il radicchio, il cardo, il carciofo e il topinambur. Da un recente studio condotto dai ricercatori del Weizmann Institute of Science in Israele, è stato mostrato che la stevia alteri in modo significativo il microbioma intestinale e orale umano. Direi che le uniche alternative allo zucchero che mi sento di analizzare sono queste. Quale reputo migliore tra i tre? Certamente il miele è il dolcificante più valido che possiamo trovare in natura. Dove possibile sarebbe meglio preferirlo allo zucchero integrale e certamente sopra la stevia, come abbiamo visto prima. Personalmente ne utilizzo pochissimo, Laura giusto un pochino più di me, e l'acquisto che preferiamo è sempre miele di alta qualità. È saggio prediligere miele grezzo, non pastorizzato e senza aggiunte di sciroppi o altre porcherie. Noi lo acquistiamo principalmente durante sagre contadine. Che sia di miele di acacia, di castagno o timo è indifferente, basta che sia di qualità. Il problema è che si tratta comunque di zucchero per oltre l'80% del prodotto, quindi in un regime alimentare squilibrato inserire anche del miele non può che peggiorare la situazione. L'importante, secondo il mio punto di vista, è cercare di eliminare del tutto lo zucchero raffinato e i dolcificanti malsani di cui ho parlato all'inizio del video, limitando il più possibile anche i 3 dolcificanti solitamente reputati più salutari che ti ho illustrato poco fa. Abituarsi ad un'alimentazione meno dolce e commerciale sarà davvero una spinta in avanti nella tua ricerca del benessere. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.